Sembra un po' una stringa di liquirizia. No, mentre monto la finestra no. Tra un po' inizieremo a fare meditazione insieme. Siamo Carlo e Serena e dopo tanti viaggi in Africa e Asia, un trekking in Nepal ci ha cambiato la vita. Abbiamo deciso di lasciare i nostri lavori per realizzare un sogno, dall'Alaska all'Argentina in van. Abbiamo camperizzato un Fiat Ducato in Italia e spedito in Canada. Nell'agosto del 2019 è iniziato il nostro meraviglioso viaggio. Dopo 2 anni siamo arrivati a Panama e abbiamo deciso di prenderci una pausa, tornare in Italia e allestire un van più grande e confortevole che sarà la nostra nuova casa su ruote. Bentornati nel nostro garage dove i lavori proseguono e il progetto della nuova casa su ruote diventa sempre più definito. È bello vedere che anche i nostri amici passano a trovarci e si cimentano in qualche lavorazione. Riassumiamo un attimo: abbiamo realizzato il pavimento, l'isolamento termico e la base del rivestimento. Siamo arrivati fin qui e non si può andare oltre perché manca una parte fondamentale: le finestre. Senza quelle infatti non possiamo chiudere il rivestimento e iniziare con gli impianti e l'arredo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a montare la prima finestra nel nostro furgone, in particolare la finestra laterale del Ducato. La finestra sarà in questa posizione qui del furgone, proprio sulla porta laterale, e occuperà tutta la superficie della porta laterale perché sarà una finestra molto particolare che abbiamo fatto davvero fatica a trovare perché le normali finestre per camper non ci piacevano e abbiamo deciso di prendere una finestra in vetro che è quella, diciamo, che si incontra nel Ducato Panorama, e abbiamo trovato proprio una finestra per le conversioni di van. Pensate che siamo andati fuori dall'Italia per cercare ovviamente in internet questa finestra, che ci è arrivata da una ditta che si chiama Autoglass Inbouw, che ha sede in Olanda e fa praticamente sia montaggio che commercio di queste finestre veramente molto belle. Qualche settimana fa ci è arrivato il pacco, quindi noi adesso lo scartiamo e vediamo. In realtà l'ho già scartata io e vi posso dire che la finestra è integra e adesso ci prepariamo per montarla. Ecco, vedete, la finestra sorgerà proprio in questa posizione. E inoltre un'altra cosa che ho fatto in questi giorni è stato di rimuovere la paratia divisoria perché, come abbiamo detto nei video precedenti, ne metteremo un'altra che però questa volta sarà isolata, anche perché così chiuderemo l'isolamento termico del furgone, che non è ancora finito in realtà. Diciamo che rimuovere la paratia non è stato proprio così facile, però finalmente l'abbiamo fatto. Ho tolto tutte le viti, adesso prepariamoci a rimuoverla. In fondo lì si può vedere la paratia ormai che non c'è più, mentre qui ci siamo attrezzati per l'inverno perché abbiamo messo delle tende per non far arrivare aria dall'esterno. Intanto Sera sta pitturando il nostro soffitto. Io sono tornata a fare la mia attività preferita, ovvero colorare. Ho trovato questo bel colore, ne ho cambiati 2 in realtà perché non ero soddisfatta, e questo è un bel noce biondo per fare il nostro soffitto. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough. Infatti queste perline poi andranno praticamente a ricoprire il soffitto, tutta questa parte qui. Intanto un'altra cosa che abbiamo fatto è per disporre le aperture in alto, li oblò in quella posizione e in quella posizione, e qui vedete la paratia che è stata rimossa praticamente e riposa dietro quel tendone che ci protegge dal freddo. Want you to make my heart feel as much as I Ma adesso andiamo a scartare la nostra prima finestra. wanna get high on, caught by surprise by you. Want you to make my Insieme alla finestra è arrivata una scatola con il kit di montaggio. Contiene il sigillante, il primer, un panno e uno speciale applicatore che sembra un cotton fioc gigante. Ecco la finestra. Adesso la montiamo e poi vi spieghiamo perché abbiamo scelto proprio questo modello. things turn
Allora, piccolo aggiornamento, mentre Serena sta preparando tutto il soffitto, io ho creato la sagoma qui sul portellone, ecco, è a matita, è protetta con un nastro adesivo di carta e adesso mi preparerò a tagliare tutta questa parte per poi applicare la finestra. Anche senza stare a fare sagome si poteva anche tagliare direttamente tutta questa parte che c'è qui, contornata da questa dima naturale, per chi volesse fare un taglio all'interno. In realtà siamo mezzo centimetro sotto, quindi ho preferito fare la sagoma dall'altra parte. Carlo ha appena fatto il primo foro che servirà per entrare poi col seghetto. Ho un po' di paura perché qua va in ballo veramente tutto il van, bisogna iniziare a ritagliarlo e partiremo da qua, da questo buco che ha appena fatto, speriamo bene. Ecco, fatto! L'ho tagliato tutto, infatti adesso come vedete basta spingerlo leggermente che poi cade giù. Adesso lo togliamo in sicurezza. Cucù! Ecco il pezzo che abbiamo tolto. È pesantissimo, Pesante. Questa sarà la finestra dove cucineremo e quindi avremo il panorama proprio da questo punto, nella finestrona più grande del van. Ecco, il taglio è venuto davvero bene con le curve. Adesso togliamo tutto questo nastro. Bene, adesso vado a preparare tutta la superficie limandola e poi applicandoci un primer per la protezione contro la corrosione. Tutti questi prodotti poi arrivano nella scatoletta quando si compra la finestra, quindi è veramente fatto bene. Dopo aver limato le superfici ho pulito per bene tutta questa parte qui per evitare che ci siano residui di adesivo o colle varie che potrebbero andare a danneggiare tutto ciò che poi andrò ad incollarci sopra. Quindi adesso preparo la guarnizione che ho qua. Questa sarà la guarnizione che rivestirà tutta la finestra, ma prima metterò un primer speciale che eviterà la corrosione di questa parte qui e servirà anche a far attaccare poi il sigillante. Sto mettendo la guarnizione intorno alla finestra, la sto mettendo perché comunque è assolutamente necessaria quando si mette una finestra di questo tipo, e ho cominciato la guarnizione dal basso proprio perché il punto di giunzione è meglio che sia in basso anziché in alto, perché l'acqua scenderà da questo punto, quindi dall'alto. Adesso continuo fino a quando non l'ho ricoperta tutta con questa guarnizione. Che sembra un po' una stringa di liquirizia. Davvero? È Sì, nera, sì, me sì. la mangerei. Se ne resta un pezzo. Beh, l'assaggi tu. A questo punto il foro per la finestra è completo e comincia l'ultima fase di montaggio, forse la parte più delicata. Togliamo tutte le pellicole protettive e grazie al panno speciale presente nel kit di montaggio prepariamo la superficie della finestra. Faremo poi la stessa cosa anche sulla superficie del portellone. Questo panno toglie tutti i residui e le polveri ed è un passaggio fondamentale da fare con cura.
Ora che la superficie è pulita, utilizziamo il primer e lo speciale applicatore per realizzare una cornice di qualche centimetro di larghezza, sul quale sarà adagiato il sigillante. Ripetiamo l'operazione questa volta sul portellone, stando attenti a coprire con il primer le stesse zone della finestra. Mentre il primer si sta asciugando, ne ho messo un altro po' qui a completare la superficie. Vedete, è una cornice nera che servirà per far attaccare meglio il sigillante. Qui c'è la bella guarnizione che farà tenuta. E adesso tra pochi minuti saremo pronti per incollare la nostra prima finestra. Adesso è arrivato il momento tanto atteso e proprio in questo momento succede l'imprevisto, o almeno ce lo aspettavamo ma non così. Nel momento in cui Carlo carica la pistola con il sigillante, la pistola si rompe. Allora ne prendiamo un'altra e si rompe anche quella. Quindi consiglio, se usate un sigillante per vetri, dotatevi della migliore pistola in circolazione. No, 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 aiuto. no, mentre monto la finestra no. Ragazzi, è il momento della verità. Adesso proviamo a mettere con l'aiuto di Roberto la finestra. Vai, Seria se l'è svignata, vai, vai. Proviamo. Penso di aver seguito tutte le istruzioni, ma alla fine ce l'ho fatta. Guardate che bella finestra. Adesso quando sarà tutto verniciato verrà veramente una figata. Questi sono i nastri che tengono la finestra ferma perché deve asciugare. Non ci posso credere, è bellissima. Adesso aspettiamo 3 ore, ma penso che aspetteremo tutta la notte perché è già tardi, e poi domani mattina vi spiegheremo perché abbiamo acquistato questa finestra che è un po' insolita sui camper. E quindi ci vediamo domani. Pronta a vedere la finestra, Vediamo un po'. Ieri me ne sono andata perché era insostenibile, Carlo. Cioè vuol dire che ero troppo nervoso perché Sì. si era spaccata la pistola del Esatto, silicone. infatti tra un po' inizieremo a fare meditazione insieme per placare gli animi. Vediamo un po' la finestra. Beh, non è ancora per terra. Bella. Beh, la qualità devo dire che c'è, veramente ottima. Non se ne vedono così belle in giro, secondo me, quelle che ho visto finora. Hai già lasciato le impronte, le ditate. Sorry. Ecco. Adesso rimuovo lo scotch così possiamo aprire il portellone e vi spieghiamo perché abbiamo scelto questo tipo di finestra che in inglese viene detta bonded window, ovvero una finestra che ha una cornice che aderisce perfettamente alla carrozzeria. Spero di averlo spiegato correttamente.
Alla fine abbiamo deciso di rimandare il colore, primo perché non avevamo le idee chiare e secondo perché il carrozziere ci ha spiegato che è meglio farlo una volta completati tutti i fori per le finestre, quindi prima abbiamo deciso di fare questo e prossimamente faremo anche il colore, che forse siamo riusciti ad individuare finalmente e speriamo di colorarlo al più presto. Adesso vediamo la finestra all'interno, bella. Perfetto. Eccola qui, è proprio veramente molto sottile. Abbiamo scelto questa finestra innanzitutto perché ci piace molto esteticamente, ci piace il fatto che sia proprio piana a contatto con la lamiera e non esca fuori come molte finestre. Il vetro è oscurato ed è molto molto ampio, all'interno si vede tutto, infatti vedremo i panorami bellissimi dall'interno. Questo vetro è molto grande, però la parte che effettivamente si può aprire è più o meno di 40 cm, adesso ve la faremo vedere meglio, e la finestra ha una zanzariera integrata, quindi questa cosa per noi era molto importante. Possiamo aprire la finestra e lasciare la zanzariera chiusa ovviamente, o aprire entrambe, adesso vi facciamo vedere meglio. Ci siamo trovati per ora molto bene, poi la testeremo. Carlo ha fatto una ricerca veramente approfondita, ha trovato questa azienda che produce queste finestre, potete controllare comunque nel loro sito che vi lasciamo in descrizione. Adesso vi facciamo vedere dentro come funziona, è semplicissima ovviamente e siamo molto felici della nostra prima finestra sul nuovo Nirvan. Eccoci all'interno, adesso chiuderò la porta, ovviamente dovremo ancora rivestire tutto col legno, manca veramente tutta la parte estetica della porta, però vi facciamo vedere intanto la finestra. Come vedete questa è la finestra ampissima, quindi veramente si vede tutto fuori. La parte che si apre è questa qui, si apre da qui e si può aprire o tutte e due, quindi la zanzariera e la finestra, oppure si chiude solo la zanzariera così ed entra l'aria, quindi molto molto bella. Qua si chiude, c'è il blocco, quindi si tira su questa levettina e rimane bloccata. Approved.